Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi per la rubrica Primi passi realizzeremo insieme un meraviglioso punto, il punto strega, oppure punto Salomon o spuma de mar. Oggi vi propongo due tipi di lavorazione, quella rettangolare che serve oltre per centrini anche per vestiario, quindi per creare dei capi di abbigliamento, e la lavorazione triangolare che serve appunto per scialle, pestole e così via. Prima di iniziare vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, dove cercherò sempre comunque di anticipare con storie o post quello che poi andrò a portare qui sul canale. Iniziamo la nostra lavorazione a pannello, quindi realizzando il punto vero e proprio, il punto strega. Quindi io in questo caso sto utilizzando un cotone numero 5 e un uncinetto numero 3 per farvi vedere. Quindi iniziamo la nostra lavorazione realizzando il primo punto. Lo stringiamo. Io per una questione di comodità faccio una catenella perché poi mi servirà come aggancio del secondo giro. Quindi una catenella, allunghiamo il filo, mettiamo il pollice e blocchiamo il filo di lavorazione, prendiamo il filo, lo facciamo passare all'interno della solina, rientriamo nel filo che abbiamo bloccato, prendiamo il filo e chiudiamo con maglia bassa. Abbiamo ottenuto il primo foro. Riallunghiamo, mettiamo sempre il pollice per bloccare, prendete il filo, rientriamo in questa solina e rifacciamo un punto basso, e questo è il nostro primo punto, che è formato da due fori. Allunghiamo il filo, riprendiamo il filo di lavorazione, entriamo nella prima solina e facciamo il punto basso, allunghiamo il filo, blocchiamo sempre il filo di lavorazione, riprendiamo e lo facciamo passare e rientriamo nella solina bloccata e facciamo il punto basso. Questo è il secondo punto. Quindi ogni punto è formato da due fori. Continuiamo sempre così. Voi cercate ad occhio, perché non c'è una regola specifica, di allungare la solina all'incirca allo stesso modo, quindi vi potete anche regolare col dito, e facciamo un altro punto sempre formato da due fori. Quindi continuiamo facendo questi motivi che ci compongono appunto il nostro punto. Quindi facciamo il nostro punto formato appunto da due fori. Quindi allunghiamo, mettiamo il dito e blocchiamo, rientriamo nella solina bloccata e facciamo punto basso, allunghiamo, blocchiamo, rientriamo nella solina e facciamo il punto basso. Quindi in questo caso abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5 motivi. Ho fatto qualche altro motivo, quindi noi per ora abbiamo un punto è dato da due fori, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti.
quindi abbiamo 14 fori. In questo caso solo nel primo giro, quindi nella parte iniziale, aggiungeremo 2 motivi, quindi che ci formano un punto. Quindi facciamo il primo e facciamo il secondo. Quindi 1 2, conteremo 1 2 fino a avere i 4 fori e rientriamo nel punto basso sottostante, e qui rientriamo facendo sempre chiudendoci con un punto basso. Quindi questa è la parte laterale del primo giro. Da qui continueremo a fare il nostro primo foro, quindi rientriamo nella solina, il secondo foro quindi equivale a un punto. Contiamo i due fori sottostanti e entriamo nella parte centrale sottostante, sempre con punto basso. Continuiamo a fare i nostri motivi, quindi 2 motivi equivalgono a un punto, i nostri 2 fori, 2, contiamo 1 2 e entriamo nel punto basso sottostante, quindi avremo il lavoro si deve vedere così, quindi 2 motivi sottostanti che formano un punto e 2 nella parte superiore. Quindi fino alla fine, arrivati qui alla fine, ci ritroveremo con i 2 fori e facciamo l'ultimo punto, che è dato da un foro, il secondo foro, quindi cerchiamo di fare magari la distanza di prenderla quasi uguale, però non vi preoccupate, all'inizio può anche venirvi un pochino non omogeneo, però poi sicuramente prenderete mano. Entriamo nella prima catenella che abbiamo fatto e chiudiamo con maglia bassa, e qui abbiamo terminato il secondo giro. Dal terzo giro voltiamo il lavoro e ci dobbiamo rialzare con 3 fori, quindi l'inizio dal terzo giro in poi sarà sempre con 3 fori, perché un foro ci delineerà la parte laterale del lavoro. Quindi facciamo il primo, entriamo nel punto, facciamo il secondo, entriamo sempre nel punto che abbiamo bloccato col dito e facciamo il terzo. Ne abbiamo fatti 3 e ora lasceremo un solo foro ed entriamo nella parte centrale del punto sottostante. Quindi entriamo qui al centro, qui al centro, e facciamo un punto basso, così. Quindi avremo in tutto, come abbiamo fatto nel primo giro, 4 motivi, 1 2 3 e 4. Da qui continueremo sempre facendo 2 fori
quindi che poi sono un punto, ci formano un punto. Questo è il secondo. Lasciamo i due fori del punto precedente, quindi 1 e 2, ed entriamo nella parte centrale del punto. Quindi di qui in poi vi posso assicurare che è facilissimo, perché vi ritroverete a lavorare nella parte centrale del punto. Avete visto? La lavorazione è sempre nella parte centrale del punto precedente. Quindi non vi potete sbagliare nel contare fori e quant'altro. Potete tranquillamente, direttamente lavorare tenendo conto che nella parte sottostante entrerete nella parte centrale. Quindi andate nella parte centrale del punto sottostante e entrate con maglia bassa. E continuate così fino alla fine. Il punto è veramente semplice, perché sembra complicato, però vi assicuro che oltre ad essere un punto di grande effetto è un punto veramente semplice. Continuiamo fino alla fine, faremo la fine insieme e un altro inizio insieme. Arrivati qui, come vedete, qui c'era la parte iniziale, facciamo i nostri due fori, sempre che ci equivalgono a un punto, ed entriamo sempre nel punto centrale. Quindi basta contare i due motivi sottostanti. Da qui voltiamo il lavoro e iniziamo i nostri tre fori. Quindi 1, 2, quindi questo in tutti i giri dovete iniziare con 3 motivi e 3, ed entrate direttamente, scusate qua, ed entrate direttamente nel centro del primo motivo. In questo caso è questo. Entrate direttamente qui nella parte centrale del primo motivo, e questo è il primo punto. Se voi ci fate caso, non vi potete confondere neanche nel primissimo punto, perché è formato tutto il punto da 1, 2, 3, 4 dalla parte di sotto. Quindi questo sarà sempre il vostro primo punto, e da qui continuerete a fare i due fori e vi agganciate sempre nella parte centrale del lavoro, lasciando le due asoline e i due motivi sottostanti. Quindi continuerete così, e il punto, diciamo, spero di avervelo spiegato il meglio possibile. Questo è il punto che ci ritroviamo, la lavorazione, ed è veramente veramente molto bella. Qui ho messo il lavoro che abbiamo appena realizzato. Se invece questo punto lo vogliamo realizzare su una catenella, quindi ci vuole un multiplo. Allora, noi dobbiamo calcolare questo punto con un multiplo di 5 per creare un pannello. In questo caso possiamo avviare una catenella di 25 catenelle. Quindi facciamo il primo cappietto e lo stringiamo,
e ci lavoriamo 25 catenelle. Fatte le nostre 25 catenelle, ne aggiungiamo una e qui iniziamo la nostra lavorazione. Blocchiamo il filo, lo facciamo passare e facciamo il primo foro. Poi facciamo il secondo e siccome si tratta di un inizio lavoro su catenella, ne dobbiamo fare 3. Quindi allunghiamo di nuovo e facciamo un altro foro. Quindi l'inizio lo faremo direttamente. Andiamo appunto sulle catenelle e contiamo 1, 2, 3, 4. Nella quinta catenella entriamo con maglia bassa e abbiamo fatto il primo motivo. Continuiamo con il nostro punto, quindi realizziamo il primo foro, il secondo, in questo caso il punto, come ripeto, è formato da 2 motivi, da 2 fori. Andiamo sempre sulla catenella e contiamo 1, 2, 3, 4. Nella quinta catenella entriamo e ci chiudiamo con maglia bassa e abbiamo fatto il secondo. Continuiamo con il terzo punto, quindi formato sempre da 2 fori. Facciamo il terzo punto, contiamo sempre 1, 2, 3, 4 e nella quinta catenella entriamo e ci chiudiamo con maglia bassa. Continuiamo. Contiamo sempre 1, 2, 3, 4. Nella quinta catenella ci chiudiamo con maglia bassa e ora facciamo l'ultimo punto. Questo è un lavoro adatto per creare anche una maglia a pannelli, quindi sviluppata su delle catenelle. Qui ci ritroviamo con 1, 2, 3, 4 e nell'ultima catenella entriamo e abbiamo effettuato l'ultimo motivo e questo è il motivo, il punto strega su catenella. Da qui voltiamo il lavoro, quindi lo giriamo e cominciamo a fare i 3 motivi iniziali di inizio giro, che sono sempre 3, vi ricordo. Quindi facciamo il primo, facciamo il secondo e facciamo il terzo. E come abbiamo fatto precedentemente nel campione iniziale, andiamo nel centrale, nel punto centrale del primo punto sottostante, quindi nella parte centrale, e ci chiudiamo con maglia bassa. Quindi avremo sempre all'inizio le nostre 4 asoline, 1, 2, 3, 4. E qui continuiamo sempre chiudendoci nella parte centrale e svilupperemo un punto su catenella. Quindi è molto semplice svilupparlo sia come punto diretto, quindi come abbiamo fatto
nel precedente e sia su catenella per ottenere magari un pannello più definito. Ora faremo insieme il punto invece a triangolo. Per ottenere appunto il punto triangolare e quindi per formare degli scialle, delle stole, dobbiamo sempre iniziare col nostro cappietto iniziale, una catenella e iniziamo il nostro motivo, quindi iniziamo il primo foro. In questo caso facciamo il primo, facciamo il secondo, in tutto ne dobbiamo fare 4 e ritorniamo al discorso che abbiamo fatto per la parte rettangolare. Noi sappiamo che l'inizio, quindi la parte che sta al laterale, è formata da 4 motivi, quindi da 4 fori. Facciamo i nostri 4 motivi e ci ricongiungiamo al primissimo punto, quindi andremo a chiudere questi 4 motivi nella prima catenella che io ho fatto con maglia bassa e abbiamo, se voi ci fate caso, è un rombo. Ora ci dobbiamo costruire i laterali che sono sempre formati da 4 motivi. Quindi il primo ce l'abbiamo, ora noi voltiamo il lavoro e ci ritroviamo con un motivo che abbiamo qua, quindi facciamo sempre 3 motivi, quindi 3 fori. Partiamo col primo, facciamo il secondo, e facciamo il terzo. Lasciamo una solina che è il nostro quarto foro e ci chiudiamo nella parte successiva con maglia bassa. Quindi abbiamo ottenuto un altro rombo. Da qui facciamo la stessa cosa, prendiamo riferimento a questo foro che abbiamo subito dopo e facciamo sempre 3 motivi, quindi 1, 2 e 3. E ci chiudiamo, lasciamo un motivo e ci chiudiamo nel punto basso successivo, sempre con punto basso. Quindi, per renderci conto di quello che stiamo facendo, vi faccio un po' vedere. Quindi avete visto che abbiamo formato un triangolo. Ora però ci ritroviamo in questa posizione e dobbiamo risalire invece qui. Quindi come risaliamo? Prendiamo la lavorazione e facciamo un solo foro per ricongiungerci nella parte laterale. Ci lavoriamo un solo foro
quindi un solo motivo che ci riporterà nella parte superiore. Lo ricongiungiamo a questo, quindi lo allineiamo. Così ci ritroveremo nella parte laterale superiore. Questi due motivi messi vicino, dico, alla fine è tutto delinea e nella parte laterale e non è per niente notabile, cioè non si nota per niente. Da qui dobbiamo rifare i nostri tre fori, quindi i nostri tre motivi che con quello là centrale del punto ci fanno i nostri 4 motivi laterali. Quindi facciamo il primo, il secondo e il terzo. Questa è la parte sempre laterale del nostro triangolo. Lasciamo questo motivo qui e ci chiudiamo nel punto basso successivo con punto basso e abbiamo formato l'altro rombo laterale. Arrivati qui a questo punto, qui ci ritroviamo un punto normale, perché noi il rombo, quindi l'altra parte laterale, la dobbiamo formare qui, quindi come abbiamo fatto da questa parte. Quindi qui nella parte centrale faremo un punto formato da 2 motivi, quindi da 2 fori. Questo più che altro, quando lo state per lavorare, ve ne accorgerete già dalla lavorazione stessa. Quindi la mia spiegazione è relativa perché arrivati qui voi vi renderete conto che il rombo formato da 4 motivi, prendendo 2 motivi inferiori, li forma appunto con 2 motivi soli. Guardate, ora vi faccio vedere ancora meglio, perché i 2 motivi sottostanti e i 2 che abbiamo appena fatto sono sempre 4. Quelli là invece laterali, che sono formati appunto solo da un motivo, in questo caso da un foro, ne dobbiamo formare 3. Quindi qui, arrivati a questo punto, abbiamo questa parte che dobbiamo formare appunto con 3 motivi, quindi con 3 fori, e nella parte laterale andremo a fare appunto 3 fori, 1, 2 e 3. Qui lasciato un foro che ci forma il quarto, ci chiudiamo nel punto basso che abbiamo appunto a disposizione e qui ci ritroviamo il triangolo sempre formato da questi rombi. Quindi abbiamo fatto i 2 laterali, poi ne abbiamo fatti 3. Ora da qui dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto precedentemente, dobbiamo rialzarci con un motivo solo ed andare a questo punto qua. Quindi bisogna dire che nella parte laterale del punto dobbiamo sempre fare i nostri 3 motivi, quindi i nostri 3 fori, che con quello là che si ritrova appunto nella lavorazione ci formerà il nostro rombo laterale. Nella parte qui centrale
bastano 2 motivi, quindi un punto per ricongiungerci. E arrivato qui alla parte laterale, quindi a questo punto, che dobbiamo fare i nostri 3 motivi per ricongiungerci qui. Quindi è semplice. Ora lo faremo insieme. Riprendiamo la lavorazione e da qui dove ci ritroviamo facciamo un altro foro, quindi un altro motivo, e ci ricongiungiamo, lo allineiamo a quello che già appunto c'è. Questo ci serve per spostarci nella parte laterale. Arrivati qui, siamo nella parte laterale, prendiamo in considerazione questo motivo, ne dobbiamo fare appunto 3. Quindi facciamo il primo, facciamo il secondo, e facciamo il terzo. Lasciamo questo che intendiamo il quarto motivo e andiamo nel punto basso, il primo punto basso che abbiamo a disposizione, sempre nella parte laterale. Qui nella parte centrale faremo i punti per come si presentano, quindi abbiamo 1 e 2 asoline sottostanti, quindi faremo un punto formato da 2 motivi. Quindi faremo il primo e il secondo. Saltiamo 1, 2 e andiamo nel punto centrale del punto precedente, così, formando appunto sempre rombi, perché il punto strega è formato infatti sia nella parte rettangolare che nella parte a triangolo da rombi. Continuiamo sempre con 2 motivi, 1 e 2. Abbiamo 1 e 2 motivi sottostanti e ci agganciamo al punto basso, che poi sarebbe la parte centrale del punto precedente. Sempre con un punto basso. Arrivati qui, siamo arrivati alla fine e abbiamo un solo motivo. Qui dobbiamo costruire il nostro rombo, quindi faremo 3 motivi e ci ricongiungeremo nella parte proprio laterale. Ci lavoriamo i nostri 3 fori, 1, 2 e 3. Andiamo nella parte laterale, quindi lasciando un solo motivo sottostante, e ci chiudiamo con maglia bassa. Vi faccio rivedere quest'altro giro, la lavorazione come sta proseguendo. Quindi già stiamo formando il nostro triangolo, quindi ci ritroviamo sempre nel punto dove con un solo motivo lavorato, un solo foro, ci riportiamo nella parte proprio laterale, e qui
continueremo con 3 motivi, ci agganceremo nella parte centrale del punto, qui continueremo con un punto formato da 2 motivi, qua un punto formato da 2 motivi e si blocca qua, e qui un punto formato da 2 motivi e si blocca qua. Qui dobbiamo lavorare i nostri 3 motivi per bloccarli a questo punto e allarghiamo sempre più il nostro triangolo. Io vi assicuro che è veramente semplice. L'importante è avere presente che ogni punto deve essere formato da 4 motivi. Il punto essenziale è formato da 2, ma in questo caso dobbiamo creare dei rombi, quindi ci dobbiamo rialzare creando dei rombi laterali e lavorarci quelli centrali con i punti normali. I laterali, per allargarci, dobbiamo sempre, in ogni caso, iniziare e terminare con 3 motivi, 3 fori, lasciando sempre, avendo sempre come riferimento un foro, un motivo nella parte appunto laterale. E si continua sempre in questo modo allargando il triangolo. Penso di essere stata abbastanza chiara. Il video è terminato, vi ho fatto vedere 3 tipi di lavorazione, cioè la lavorazione a pannello che si inizia direttamente col punto strega, la lavorazione su catenella e la lavorazione a triangolo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook e Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Se avete anche altri punti da propormi, mi raccomando scrivetemelo, che io provvederò comunque sia a creare appunto un video e lo farò veramente con piacere. Io vi volevo anticipare che è già pronto comunque un progettino bello, sempre con questo meraviglioso punto, diciamo 2 progettini, dai, un progetto un po' più grande e un progettino più piccolino. Non vi voglio spoilerare la situazione, comunque qualcosa di bello sì, ve lo voglio proporre, perché il punto è bello e vale la pena veramente realizzarlo al più presto. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.